Sapevate che gli stereotipi di genere influenzano le nostre scelte di vita più di quanto possiate immaginare? Let's Hear Your Voice, a podcast by the Voice Project, giving voice to change across Europe. Vi diamo il benvenuto al podcast Let's Hear Your Voice. Il progetto Voice è un'iniziativa transnazionale finanziata dall'Unione Europea, iniziata nel 2025. Lavoriamo in 6 paesi europei, tra cui la Francia, l'Italia, la Romania, i Paesi Bassi, la Lituania e la Spagna, per sensibilizzare la società civile sul divario di genere nelle attività di cura e per coinvolgere direttamente le comunità nella promozione dell'uguaglianza di genere. Io sono Sephora, oggi registriamo da Palermo per dare la nostra prospettiva sulla condizione degli stereotipi di genere nel Sud Italia. Abbiamo qui oggi la nostra ospite Marina Castagnares. Marina è una psicologa ed educatrice con esperienza nell'educazione sessuale affettiva. Con lei parleremo di stereotipi e ruoli di genere, di come parlare di educazione sessuale affettiva a persone giovani e con persone giovani e anche adulte, anche in ambienti vulnerabili. Benvenuta quindi Marina, dato che tu hai fatto parte di tutto il processo e di tutte le attività del progetto sin dall'inizio e in quanto persona esperta vorrei chiederti perché la questione degli stereotipi di genere come cause profonde delle discriminazioni di genere è importante oggi e come si manifesta nel nostro contesto locale. Parlare di stereotipi di genere e anche dei ruoli di genere è una cosa molto importante perché siamo in una società che ci trasmette un modo di essere, un modo di fare, un modo di comportarsi riguardo al nostro genere, cioè a quello che si associa al nostro sesso assegnato alla nascita. Quindi ci sono troppe aspettative su di noi in confronto a quello che ci si aspetta riguardo al genere. Questo fino a qui diciamo che non è un problema se consideriamo che possono essere anche dei riferimenti di come essere donna, come essere uomo, fino a un certo punto. Finché questo non diventa una costrizione, finché questo non diventa che solo si deve essere in quel modo e non in un altro. Faccio un esempio, ad esempio quando si dice spesso che gli uomini devono essere forti e poi non possono esprimere i loro sentimenti. Questa è una difficoltà perché appunto sta dicendo che c'è solo un modo di portare avanti la mascolinità e non ce ne sono altri. Per cui è molto importante parlare di queste cose per visibilizzare che questa trasmissione, questa educazione che si fa in maniera molto efficace perché in realtà viene percepita come una cosa naturale e non come un fatto di cultura. Parlare di questo appunto riporta e ci porta di nuovo a capire che questo è un fatto culturale e non naturale. Per cui è molto importante parlare di genere anche, non solo per visibilizzare la cultura che è di un modo culturale, può essere anche fatto in un modo diverso, ma anche per aprire la possibilità che ognuna di noi abbia la possibilità appunto di essere come ognuno vuole. Quindi aprire le porte al nostro desiderio. Mi parlavi pure di come questo si manifesta nella nostra società, soprattutto in questa società palermitana oppure del Sud Italia. Io vedo che non è molto diverso da quello che si vede in generale. Io vengo dall'Argentina, lì ci sono anche tanti stereotipi, tanti ruoli che si trasmettono oltre le generazioni, però sì posso dire che ci sono qualche caratteristiche che magari come straniera posso dire anche si vedono di più. Uno di loro è il ruolo che ha la donna qui e come la identità o come il modo di essere donna è percepito molto legato alla maternità, quindi si considera in un modo molto particolare, molto spesso viene considerato che una donna si realizza solo quando diventa madre, e questa è una distinzione molto importante da fare perché se noi pensiamo solo tramite questo stereotipo
stiamo negando la possibilità di essere donna oltre la maternità e anche ad esempio dare la possibilità a persone come me, in questo caso, di scegliere non essere madre. Questa è una questione. Poi un'altra questione, parlando degli uomini in generale, ovviamente questa è sempre una mia lettura, no? Non è la verità. Però degli uomini in generale posso dire che qua l'orgoglio viene valorizzato molto valorizzato e viene considerato anche come una caratteristica maschile molto virile, tra virgolette, che non permette appunto di pensare a altri modi di essere uomini, che anche questo orgoglio è molto legato a come si pensa qui il potere anche nel mondo. Questo orgoglio è molto legato anche al modo in cui dentro la sfera maschile si considera sia il potere. Questa è una difficoltà che troviamo come società, non solo riguardo al genere, ma anche alla società capitalista. Il potere viene visto come una cosa da imporre. La mascolinità viene vista anche come la capacità di imporsi pure, e questo orgoglio è molto, molto legato a questo a questo modo di pensare il potere, che non è il modo in cui dalla prospettiva del genere, dai femminismi vogliamo pensare il potere. Noi vogliamo pensare il potere più come potenza e come possibilità, che come imporre agli altri cosa devono fare. Ovviamente ci sono anche altri stereotipi, credo che in questo il Sud Italia non è l'eccezione a quello che capita nel mondo. Secondo te, quindi, oltre agli stereotipi che hai già citato, quali sono veramente quelli più persistenti invece legati alla cura e ai lavori di cura? Questi stereotipi sono molto forti qui, però dico, come ho detto prima, non è che qua ci sia un'eccezione riguardo a quello che capita nel mondo, però sì, si possono vedere in maniera molto, molto forte come si pensa che la cura sia un dono delle donne, facendo un piccolo gioco di parole, nel senso che viene pensata come un istinto, allo stesso modo che si pensa all'istinto materno, l'istinto della cura, cioè le donne in generale dobbiamo essere quelle disponibili per prendersi cura degli altri, siano figli, figlie, persone anziane, eccetera, eccetera. Questo si vede anche non solo dentro della famiglia, nella distribuzione delle faccende domestiche, ma anche lo possiamo vedere nella società. Non lo so, se andiamo a vedere cosa studiamo in generale le donne, cosa studiano gli uomini all'università, possiamo vedere che tutte le professioni collegate ai servizi in generale sono professioni femminilizzate. Quindi professioni in cui troviamo molto di più delle donne, e la cura è un compito che si dà per scontato che sia una roba nostra. Dall'altra parte possiamo dire anche che c'è un'altra faccia di questa moneta, che gli uomini non hanno in generale. Ovviamente stiamo parlando di stereotipi, con questo ovviamente non ho chiarito questa cosa, parliamo in generale, ovviamente che ci sono eccezioni, però con gli uomini succede una cosa proprio al contrario, che anche ci fa vedere come stereotipi pure influiscono loro. Nel senso, ad esempio, che sono molto meno disponibili ad andare per esempio al medico, a fare una visita medica, andare in ospedale. Spesso nei workshop, anche nello studio, sento tante donne che si occupano persino di prendere l'appuntamento per il loro fidanzato,
il loro marito. Quindi questo ci dà un'idea di come gli uomini hanno una resistenza a prendersi cura anche di se stessi, di loro stessi. E credo che questo sia molto collegato a questa idea di mascolinità in cui l'uomo deve essere forte. Quindi se tu devi essere forte è una fortalezza che viene pensata in un modo molto rigido, in cui la vulnerabilità, la fragilità oppure la mancanza di salute viene pensata come una debolezza e non come qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura e basta. Ovviamente loro avranno una resistenza a identificare e poi a riconoscere che hanno bisogno di un aiuto, anche se professionale. E appunto questi stereotipi che quindi sembrano, da quello che dici, anche radicati, no? nella società, com'è che veramente li trasmettiamo? Com'è che si trasmettono poi di generazione in generazione? Perché questo credo sia anche importante per chi ci ascolta. Sì, un po' riprendendo quello che abbiamo parlato prima, in realtà si trasmettono tramite diverse istituzioni, cominciando dalla famiglia. La famiglia come istituzione funziona come il primo ambiente in cui una persona cresce e comincia ad educarsi e credo che proprio il successo di questa trasmissione, appunto come avevo già detto, viene creato dal fatto che si trasmette come una cosa naturale, quindi come una cosa che ci riporta alla biologia, che ci riporta a quello che deve essere e non viene discusso. Ovviamente anche, stiamo in un paese molto influenzato anche dalla religione, in particolare la religione cattolica, in generale tutta la matrice ebraica e cristiana ovviamente ha influenzato molto la nostra società occidentale. Per cui anche tramite queste idee vengono trasmessi questi stereotipi, però purtroppo anche nelle scuole, che dovrebbe essere uno spazio in cui questo si dovrebbe riprendere per riflettere e per aprire, pensare nuove possibilità. Però succede spesso anche nelle scuole, diciamo in tutte le istituzioni, nelle media. Dico, noi siamo in una epoca, in un periodo in cui abbiamo accesso a tanto, abbiamo la facilità di poter trovare tanta informazione, che un po' abbiamo l'illusione anche di una diversità di informazione, però purtroppo in questo momento siamo in un periodo in cui la destra nel mondo viene molto forte ed è riuscita tramite i social anche a trasmettere certe ideologie molto, molto chiuse, molto stereotipate, sempre dentro di questo ambiente dei social che crea l'illusione di poter scegliere cosa guardiamo, cosa ascoltiamo. Quindi, come dico, sempre anche dentro il capitalismo questa trasmissione è molto efficace perché trova il modo di essere una cosa che sembra libera o naturale. Sembra appunto che ci sia molto da fare anche da parte nostra, da parte delle persone adulte, Assolutamente. no? E dato che oggi vorremmo anche parlare a persone che lavorano nell'educazione, nella formazione, che lavorano anche con persone minori, magari tu appunto puoi darci un consiglio su come veramente sfidare anche in modo efficace poi gli stereotipi di genere, in questo caso quando lavoriamo con i giovani. Sì, è molto importante, è una domanda che mi sono fatta pure io in realtà, perché
Bueno, con questo vorrei cominciare un po' dalla mia esperienza personale. Io per prima, ho studiato psicologia, sono diventata psicoterapeuta, lavoro nell'ambito clinico e poi pian piano mi sono trovata a studiare tutto questo che è l'ambiente dell'educazione sessuale e affettiva, ho cominciato a fare laboratori, eccetera, eccetera. Entrando nel mondo dell'educazione e di questo tipo di educazione particolare mi sono resa conto che non si tratta di un'educazione o di un modo di insegnare qualsiasi, perché non è che si porta un sapere, io ho il sapere e devo dire agli altri cosa devono fare. Partiamo dal principio che l'educazione sessuale e affettiva considera che la sessualità è una cosa molto ampia, è parte della nostra identità e come tutto ciò che è parte della nostra identità è anche una questione molto singolare. Per cui io come insegnante in questo ambito non posso dire che insegno agli altri a come devono vivere la loro sessualità, perché quello già sarebbe una cosa sbagliata. Quindi per prima direi ricominciare o cominciare da questo principio. E quando consideriamo che l'educazione sessuale in realtà non è dire come si deve vivere la propria sessualità, ma dare degli strumenti per pensare la propria sessualità, per pensare anche a come sviluppare la propria identità, a come ritrovarsi nella nostra singolarità, ad accettare la singolarità degli altri. La cosa più importante che viene messa dentro di qualsiasi ambiente educativo in questo senso è l'ascolto. Penso che l'ascolto sia una delle cose più importanti. Ascoltare agli altri, ascoltare i giovani, ascoltare i loro pensieri e ovviamente aprire alle riflessioni, eccetera. Ovviamente c'è anche una formazione, però soprattutto mettersi in gioco è la cosa più importante per cominciare a parlare di educazione sessuale ed affettiva. Grazie, mi sembra già un buon punto di partenza per chi ancora non ha mai appunto approcciato questi argomenti appunto. Sì, e soprattutto aggiungo un'altra cosa che mi è venuta in mente, non avere paura di non sapere tutto, perché proprio si tratta di questo. Noi ovviamente avere una base di questi strumenti di come nominare certe cose per rendere visibile appunto non lo so, la comunità LGBT eccetera, queste cose ovviamente sì, però partire dal principio che tutte le persone, tutti noi siamo dentro di questa società, per cui ovviamente possiamo sbagliare, possiamo magari trasmettere senza volerlo qualche pregiudizio, qualche stereotipo, quindi questo già ci mette in una relazione di parità con gli altri che apre il dialogo appunto. Ci avviciniamo anche alla conclusione. Oggi ci hai nominato tantissimi anche concetti importanti, no? Abbiamo parlato quindi di mascolinità, di maternità, come queste siano aspettative legate al sesso assegnato alla nascita delle persone, come queste possano veramente influenzare le loro scelte di vita. Appunto bisogna lavorare su questa naturalizzazione dei ruoli di genere e legati al genere. Quindi prendiamo a cuore i consigli che ci hai dato oggi, però vorrei chiederti appunto quale messaggio vorresti lasciare a chi ci ascolta oggi e al pubblico di questo podcast. Un messaggio un po' ampio, però siamo purtroppo in un periodo in cui viene anche pregiudicata l'educazione, cosa sia l'educazione sessuale e affettiva, soprattutto qui in Italia. Per cui vorrei cominciare dicendo cosa non è. Non è l'educazione sessuale e affettiva, non è parlare di sesso e basta,
non è dire agli altri come devono vivere la loro sessualità, non è neanche un'ideologia, come viene spesso confuso nei giornali e anche nell'opinione pubblica, perché appunto quello che noi vogliamo creare è uno spazio di scoperta appunto della nostra singolarità, della nostra identità, che in realtà è un diritto umano. Questo non lo dobbiamo dimenticare, che qua stiamo parlando di diritti umani soprattutto. Vorrei raccontare una piccola esperienza che ho avuto con una paziente adolescente che ho avuto tanti anni fa. Lei viene a consulta con sua madre, era in una situazione quasi di depressione, e pian piano, quando cominciamo a conoscerci, lei comincia a raccontarmi quali erano i motivi del suo malessere. Lei comincia a raccontarmi che sua mamma un po' le imponeva il modo di essere donna, no? Lei in un'età molto particolare, un'adolescenza in cui ovviamente la scoperta dell'identità è molto importante. Voleva fare che lei si vesta in un modo particolare, che faccia la festa del suo compleanno in un altro modo particolare, sempre molto stereotipato, che tipo che impari diverse cose anche molto collegate a quello che tra virgolette le donne devono fare. Quindi ovviamente questo disagio aveva molto a che fare con questa imposizione. Tramite tutto quello che il percorso che abbiamo fatto, lei anche a un certo punto lei aveva detto anche che non voleva essere donna, però in realtà questo non era all'essere donna in questo caso, che anche potrebbe essere stato, però non era in questo caso questo, sino al modo in cui si imponeva che doveva essere a quel modo particolare di essere donna. E questo a me mi ha lasciato anche un insegnamento molto importante, che unisce un po' anche nel caso mio entrambi i mondi in cui partecipo, che è il clinico, anche a livello di educazione, che il femminismo, che l'educazione sessuale e affettiva ci insegna a dire di no. Che quello è l'inizio per poter scoprire i nostri desideri. E questo è quello che vorrei lasciare come messaggio, che l'educazione sessuale e affettiva ci insegna a dire di no, anche se parliamo di violenza di genere. Dobbiamo anche pensare all'educazione degli uomini, che devono anche accettare i nostri no, per appunto aprire le porte e dare parola al nostro desiderio. Questo. Grazie Marina. Il podcast Let's Hear Your Voice è disponibile su tutte le principali piattaforme. Leggi la descrizione del podcast per avere informazioni sulle risorse per persone esperte e per scoprire di più sulle nostre attività. Visita il sito thegendertalk.eu.